Ciao, ti do il benvenuto, la benvenuta alla presentazione di questo corso nel quale imparerai a utilizzare questo tool, questo software per la gestione dei corsi e sul quale otterrai la licenza a vita, nel senso che lo potrai utilizzare per sempre nella tua organizzazione o anche in quella dove stai lavorando adesso o dove lavorerai domani. Si tratta, come vedrai, di un software molto semplice da utilizzare, quanto versatile, perché con questo strumento si potranno gestire i corsi di formazione di qualunque ente formatore, agenzia formativa, associazione sportiva, associazione culturale, scuola di ballo, in quanto prevede tutta una serie di aspetti versatili che fanno in modo che ci si possano inserire i dati relativamente a qualsiasi tipo di corso. È molto semplice da utilizzare sia nell'ambiente di inserimento dati che nella consultazione dati e poi prevede anche tutta una serie di report da salvare e eventualmente da stampare che essenzialmente riguardano il rilascio degli attestati di partecipazione al corso. Quindi, come vedi, qui siamo sulla maschera principale del corso. Torno un attimo indietro, questo è il menu principale. Andiamo all'inserimento dati. Qui abbiamo i partecipanti. Qui, per esempio, vedo subito che mi manca il documento di identità di questo partecipante, la firma digitale, che poi mi finiscono nei report. Mentre se vado al prossimo partecipante, vedo che in relazione a questo partecipante ho già tutto. Qua in alto ho inserito i dati generali del corso. Qui ho inserito di che tipo di corso si tratta, se in presenza, in videoconferenza o a distanza, e di qua ho inserito le modalità di pagamento oltre che agli importi. Qui c'è la possibilità di prevedere che paga l'azienda per chi fa il corso, paga il discente da solo in un'unica soluzione, oppure come per esempio nel caso dei corsi di ballo, paga il discente in più soluzioni. Poi si vanno a inserire i dati dell'azienda se si tratta di un'azienda che paga il corso per i propri dipendenti. Qui si inseriscono n partecipanti in relazione a un ID corso, i docenti ulteriori, oltre quelli che ci possono essere oltre il direttore, docente e codocente, e poi abbiamo i registri delle lezioni, il registro per i corsi in presenza, a distanza e in videoconferenza. E poi abbiamo l'ambiente dove si possono inserire i documenti relativi al corso, anche documenti interni all'organizzazione, ma anche documenti da presentare a enti pubblici, per esempio come avviene nel caso in cui vogliamo ottenere un finanziamento per il corso dal Fondo Sociale Europeo. E poi un'altra sottomaschera, sempre in relazione con l'ID corso, in questo caso il numero 1, per inserire le scadenze relative a questo corso. Poi, dicevo, si possono andare a salvare e a stampare tutta una serie di report. Per esempio, se io voglio aprire il report relativo a Riccardo Dominici, vedo che siamo nel corsi in presenza, apro i report, clicco qui, scrivo anche semplicemente le iniziali del cognome di Riccardo Dominici e come vedi il Access compila automaticamente il report con la documentazione, le firme e anche il registro delle lezioni. E poi dall'ambiente del pannello comandi principale si possono personalizzare le stampe, nel senso che andremo a mettere città, lì, giorno, mese, anno, quando dovremo stampare per esempio un attestato di partecipazione al corso, e poi il piedi pagina con i dati della nostra organizzazione, sito, mail, telefono e quant'altro. Quindi tornando indietro vediamo che si tratta di uno strumento veramente semplice da utilizzare. Ci sono 2 ore di video in questo corso perché appunto sono più che sufficienti, sono state più che sufficienti per illustrare tutti gli aspetti di inserimento e di consultazione dati, e quindi se ti piacerà e riterrai utile questo strumento io ti auguro buon lavoro. Ciao!